come leggere un referto, cioè e cosa c'è all'interno del referto, quali sono le informazioni che vengono date da un referto, e ci tengo a fare questo sperando possa essere utile a chi ci vede in diretta adesso, ma anche a chi ci vedrà in futuro su YouTube, perché è una situazione in cui mi sono trovato io all'inizio. È per questo che vorrei iniziare a parlare di come leggere un referto partendo proprio dal primo referto che ho ricevuto. A seguito della colonoscopia è stata fatta una biopsia del tumore ed è stata fatta un'analisi immunoistochimica. Quindi voglio condividere con voi questo mio primo referto. Come vedete la data è dell'8 luglio, data che ho menzionato più volte come l'inizio del mio percorso di guarigione. Mi concentrerei sul primo referto, quello che finisce in 50, col numero 50, che si riferisce all'analisi del tumore. Quindi vorrei leggerlo con te, e poi commentare le varie parole per capire cosa vuol dire. Allora, biopsie, giunzione colon discendente sigma. Intanto colon discendente sigma era dove era localizzato il mio tumore. 2 frammenti di adenocarcinoma. Intanto carcinoma abbiamo imparato poco fa che è un sinonimo di tumore o di cancro. Sì. Il prefisso adeno da dove viene? Cosa significa? Adeno è la ghiandola, nel senso che l'epitelio, che poi è la sottile membrana che riveste l'intestino, è fatto di ghiandole. Noi abbiamo bisogno di muco all'interno del nostro intestino, quindi le cellule si chiamano, le cellule formano proprio degli epiteli ghiandolari, e adeno vuol dire che il tumore forma delle ghiandole, proprio perché deriva da cellule che nella loro normalità, nella loro fisiologicità, producono delle ghiandole. Quindi si rivedono queste ghiandole che sono una parodia. Il mio professore di anatomia patologica diceva: il tumore è la parodia dell'organo sano da cui derivano. Quindi l'anatomopatologo descrive proprio questo tumore che forma delle ghiandole, e ti prevengo già la domanda che probabilmente poi mi faresti rispetto alla differenziazione, cioè moderatamente differenziato. Sì. È i 3 gradi sostanzialmente di differenziazione del tumore. In questa parodia, cioè in questa riproduzione ma non corretta del tessuto da cui origina, il tumore può assomigliare tanto e quindi ben differenziato, perché è molto simile, quindi è molto simile al tumore, all'organo da cui arriva, moderatamente differenziato, quindi sì, ci assomiglia, però non proprio così tanto, quindi ste ghiandole solo un po' strane, o scarsamente differenziato, che vuol dire che non c'entra proprio niente, cioè sì, si identifica magari qualche cenno di formazione di ghiandola qua e là, però non c'entra proprio niente col tessuto da cui origina, perché ormai ha preso la sua strada ed è diventato completamente diverso rispetto al tessuto sano. Cioè ogni tumore passa da una fase poco differenziata, moderatamente differenziata e altamente differenziata durante la sua vita, oppure ci sono diversi tipi di tumore, hanno una differenziazione diversa indipendentemente dalla loro età? Esattamente, cioè è la seconda, nel senso che il tumore può decidere come nascere, come svilupparsi e come diventare, quindi non è una questione cronologica. Ci sono tumori che si sviluppano in pochissimo tempo e sono scarsamente differenziati, nel senso che crescono talmente velocemente. Di solito è in relazione alla velocità di crescita, cioè se il tumore cresce velocemente non fa in tempo a riprodurre un tessuto che si assimila a quello da cui origina, quindi cresce un po' a casaccio. Proprio questo dipende dalla rapidità di sviluppo, quindi no, non è un ordine cronologico, quanto più proprio dalla tendenza delle cellule a svilupparsi e a crescere. Quindi un tumore altamente differenziato è più aggressivo di un tumore moderatamente o poco differenziato? È il contrario. Okay. Nel senso che sì, poco differenziato vuol dire
che assomiglia pochissimo al tumore, all'organo di origine, e quindi è più aggressivo, perché cresce velocemente, quindi non ha tempo di riprodurre o di pensare di riprodurre il tessuto da cui è originato. Ben differenziato vuol dire che è un tumore che assomiglia molto al tessuto da cui origina, e di solito sono tumori che appunto crescono più lentamente. Nel crescere più lentamente hanno anche più tempo proprio per differenziarsi, ma questo è proprio lo sviluppo della cellula tumorale. Ok. E di tipo colico? Colico vuol dire che deriva dal colon, quindi quello che dicevo prima, riproduce il tessuto del colon, quindi riproduce un po' la struttura della mucosa del colon, è semplicemente dire che assomiglia al colon. Fosse stato nello stomaco avrebbero detto di tipo gastrico. Vuol dire che il tuo tumore era un tumore che guardando le cellule si riusciva a capire l'organo da cui originava, per quel motivo che dicevo prima, cioè perché è così, cioè è abbastanza simile all'organo da cui derivava. Ci sono dei tumori dove, se non si dice al patologo da quale organo si prende la biopsia, il patologo solo guardando le cellule non lo riesce a capire, perché è talmente poco differenziato, quindi talmente poco simile all'organo da cui arriva, che non si riesce a riconoscere, quindi si vedono solo degli aggregati di cellule che però non c'entrano niente con l'organo da cui ha avuto origine. Ok. Poi era focalmente ulcerato. Un'ulcera, una ferita? Sì, è un buco. È un buco sì. Perché che cosa succede? Le cellule tumorali producono anche delle sostanze di cui hanno bisogno per quel discorso che dicevamo prima, cioè le cellule tumorali crescono in un punto, però poi escono dalla loro sede iniziale. Per far questo di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di produrre delle sostanze che erodano i vasi sanguigni, proprio li vanno a grattare, a bucare, e poi questo permette di entrare nel torrente circolatorio. Ulcerato vuol dire proprio che il tumore nella sua crescita aveva proprio prodotto delle sostanze che hanno creato un'ulcera, quindi che lo hanno bucato, e questo fa parte anche dello sviluppo del tumore. Okay. C'erano inoltre 2 frammenti di adenoma tubolare della mucosa colica con displasia epiteliale di alto grado. Sta displasia epiteliale di alto grado cos'è? Descrive praticamente un polipo che tu avevi lì vicino. Il famoso polipo, quando dicevamo prima che il tumore del colon non nasce mai tumore ma nasce polipo benigno, questa è la dimostrazione, cioè c'è il polipo che è l'adenoma, non ancora carcinose, quindi non è ancora un tumore maligno, ma è una crescita di cellule con displasia epiteliale di alto grado. Vuol dire che displasia vuol dire quanto le cellule crescono male e crescono, diciamo, con delle caratteristiche pretumorali. Questo è stato studiato anche a livello molecolare, cioè noi sappiamo che ci sono sempre più mutazioni che le cellule del polipo acquisiscono, fino a diventare displasia di basso grado, un po' quello che dicevamo del tumore, cioè displasia di basso grado, moderato o alto grado. La displasia di alto grado vuol dire che le cellule sono ancora benigne, quindi non hanno tutte quelle caratteristiche di invasività, infiltrazione, possibilità di andare in altri organi, crescono localmente, però attenzione perché sono cellule brute. Questa è l'analisi immunoistochimica. È corretto dire che la parte che abbiamo visto finora è la parte isto, cioè la parte cellulare? Esatto, Okay. allora diciamo che l'anatomopatologo descrive, quindi descrive quello che vede, descrive la morfologia e ha questi criteri che ti raccontavo prima, proprio di somiglianza delle cellule tumorali rispetto all'organo da cui origina. Poi fa delle analisi che sono delle analisi molto tecniche e particolari, che ci permettono di avere dei fattori più, diciamo, più specifici, che ci permettono di meglio caratterizzare il tumore. Una è proprio quello che vediamo, l'analisi delle proteine del mismatch repair, espressione della proteina MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, vedi commento, ma poi tu le hai conservate, se non ricordo male dal tuo referto precedente.
Allora, la cellula tumorale, come dicevamo prima, è una cellula che impazzisce, ma dove impazzisce? Impazzisce nel suo DNA, che è il cuore. Il cuore è fatto di un agglomerato fondamentalmente di geni. Queste proteine del mismatch repair sono fondamentali perché ci aiutano a riparare i danni cellulari. Non sono solo loro che riparano i danni cellulari, diciamo che ne abbiamo tante, però in particolare nel tumore del colon sono state studiate e sono quelle appunto che riparano questi danni cellulari e che ci aiutano in qualche modo a proteggerci, proteggere le cellule da degli sviluppi tumorali. In particolare poi che cosa succede? Che se andiamo poi al referto tuo dopo, quando poi si parla forse anche di microsatelliti, che cosa succede? Quando queste proteine mancano si creano queste sequenze che si chiamano microsatelliti, che sono delle sequenze di DNA sbagliate e che conferiscono alla cellula determinate caratteristiche sempre dal punto di vista tumorale. Quindi è una caratteristica, diciamo, più specifica della cellula. Come dicevamo prima, il patologo descrive la morfologia, ma poi si va proprio a vedere cosa succede all'interno della cellula, cosa succede nel patrimonio genico della cellula, non solo per dire nome e cognome, ma per dire occhi azzurri, occhi marroni, capelli biondi, capelli neri. Si formano proprio perché vengono meno quei geni del mismatch repair di cui parlavamo prima, cioè viene meno un meccanismo di controllo della replicazione del DNA, si formano questi pezzettini di materiale genico sbagliati e quindi la cellula su questa base acquisisce delle caratteristiche, diciamo, di immortalità. Quindi è, come dicevamo prima, una caratteristica molecolare specifica. Noi abbiamo il nome e il cognome del tumore, adenocarcinoma moderatamente differenziato di tipo colico. E poi abbiamo tutte le altre caratteristiche che sono le alterazioni molecolari a partire dall'instabilità dei microsatelliti e poi via via quello che andiamo poi a discutere dopo con tutta la famiglia di RAS e quant'altro. Quindi sono delle evoluzioni. Ti posso dire che sono delle scoperte recenti. Il bello dell'oncologia, quello che mi ha sempre appassionato, è che l'oncologia non è mai uguale a se stessa. Io ho iniziato, io ho 42 anni, quindi l'università l'ho fatta 20 anni fa, di sta roba qui non si parlava assolutamente, neanche si immaginava che ci potessero essere queste cose. Mi occupo di tumori gastrointestinali da 15 anni e di microsatelliti si parla da meno di 10 anni. Nel mio referto si parla di mutazioni genetiche KRAS, NRAS e appunto non ho una mutazione NRAS, ma ho una messa in evidenza di una mutazione KRAS P-G12V. Cosa sono queste mutazioni KRAS, NRAS e quali sono i tipi di KRAS a questo punto, visto che io ho un tipo G12V, perché credo che poi questo abbia anche un'importanza nei tipi di terapia che si possono fare. Sì, infatti, anche questa è una scoperta piuttosto recente. Il KRAS, si è iniziato a parlare di KRAS nel 2008, quindi prima ne sapevamo molto poco. Diciamo che immaginate la cellula tumorale, prima vi ho parlato di quello che ci sta al centro, quindi del materiale genetico, della centralina e di come si trasmetta poi la proliferazione. All'esterno della cellula ci sono degli recettori che noi dobbiamo immaginare come delle antenne. Nel momento in cui il recettore, appunto questa antenna che sta sull'involucro esterno, quindi sulla superficie della cellula, si lega al fattore di crescita, quindi a questa sostanza che sta in tutto il tessuto che sta intorno al tumore, che il tumore è capace anche di autoprodursi, quindi in questo modo si nutre da solo, il fattore di crescita si lega all'antennina, l'antennina si attiva e voi dovete immaginare che quando l'antenna si attiva parte all'interno della cellula tutto un meccanismo di segnali, quindi per restare sempre nel circuito elettrico di lampadine che si accendono e che portano poi il messaggio al cuore della cellula, quindi al materiale genetico, che si traduce in uno stimolo proliferativo. Quindi tutte queste lampadine accese vogliono dire cellula continua a replicare. Sono molto importanti da due punti di vista. Allora, prima l'aspetto, diciamo, descrittivo.
noi andiamo a vedere come appunto questa cellula che noi abbiamo detto adenocarcinoma di tipo colico, che non ha l'instabilità dei microsatelliti, quindi per farla semplice ha gli occhi marroni, andiamo a vedere adesso se appunto ha i capelli lunghi o corti, se li ha neri o biondi, se ha le lentiggini sul naso, com'è la forma del viso, quindi delle caratteristiche in più della cellula. Le mutazioni sono queste lampadine che in modo del tutto autonomo si accendono, quindi rendono sempre questo recettore, questa antenna che la cellula tumorale ha sulla sua superficie, che è quella poi che dice alla cellula cresci, cresci, sviluppati, le ha sempre accese. Quindi il risultato finale è che la cellula continua a ricevere degli stimoli di crescita grazie a queste mutazioni. In termini diciamo un pochino più scientifici, biologici, il recettore ha attaccate queste proteine che sono codificate da dei geni, quindi il patrimonio della cellula tumorale produce queste proteine che sono mutate, quindi sono attivate, si dice costituzionalmente perché sono sempre attive, e rendono quindi il recettore come se desse sempre uno stimolo proliferativo. Quindi questo diciamo è la spiegazione un pochino più scientifica, ma a me piace sempre parlare delle lampadine perché penso che se uno non ha una laurea in biologia magari faccia fatica a capire la fosforilazione e l'attivazione delle proteine, ma la lampadina accesa la capiamo tutti, quindi è la lampadina che continua a dare scarica elettrica. A tutti voi dico grazie per averci guardato, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete like al video, condividetelo, rock and roll. Ciao!